Salve a tutti e benvenuti. Oggi vi voglio parlare della figura di un grande storico, Sima Qian, noto per aver continuato il lavoro del padre, lasciando ai posteri un'opera di importanza straordinaria, baluardo della storiografia cinese antica. Sima Qian, nato all'incirca nel 145 a.C. e morto all'incirca nell'86 a.C., nativo della provincia dello Shanxi, iniziò a interessarsi ai libri quando ancora era molto giovane, incoraggiato dal suo stesso padre, Sima Tan, grande storico Tai Shi, alla corte di Wudi della dinastia Han, Han Wudi. A quel tempo i compiti del grande storico erano principalmente quelli di tracciare i fenomeni astronomici e offrire interpretazioni alla corte, gestire la biblioteca imperiale e il suo calendario. Suo padre aveva però iniziato, apparentemente di sua spontanea volontà, un progetto molto ambizioso: scrivere la storia del mondo conosciuto, ovvero la Cina, e, nella misura in cui avevano qualcosa a che fare con la Cina, i popoli e i regni vicini. Il suo lavoro rimase però incompiuto. Sima Qian decise di seguire le orme del padre, servì l'imperatore Wu come grande storico e poté così usufruire della biblioteca imperiale e del materiale bibliografico in essa contenuto, materiale che utilizzò per portare a termine l'opera iniziata dal padre, Memorie di uno storico, lo Shiji. Lo Shiji, scritto sotto la dinastia degli Han occidentali, 206 a.C., 8 d.C., è considerato l'opera più importante del periodo. Come già detto, Sima Qian non cominciò da zero quest'opera, ma proseguì il lavoro iniziato in precedenza dal padre, per poi concluderlo. Sima Qian ci presenta una storia generale del suo paese, a partire dai sovrani mitici, come l'imperatore giallo, fino ad arrivare al regno dell'imperatore Wudi, sotto il quale appunto scrive. Per la sua opera si rifà ovviamente alle fonti ufficiali conservate nell'archivio imperiale, ma anche a fonti orali e a materiali raccolti durante i suoi viaggi. L'opera è divisa in 130 capitoli, divisi a loro volta in 5 sezioni. Si inizia con i Benji, ovvero gli annali, 12 capitoli in cui vengono narrate le gesta dei sovrani, fino ad arrivare agli imperatori Han. Vi sono poi Biao, ovvero tavole cronologiche, 10 libri che di fatto costituiscono un completamento agli annali. Abbiamo poi gli Shu, 8 trattati dedicati ai riti, alla musica, all'astronomia. Si tratta per lo più di trattati monografici. Vi sono poi gli Shejia, ovvero le biografie delle casate nobiliari, tra cui quella di Confucio, la cui stessa biografia è contenuta qua. Infine troviamo i 70 Liechuan, ovvero le biografie dedicate a vari personaggi, circa 200, tra i quali Lao Tzu, Mo Tzu e via dicendo. Torniamo ora a parlare della vita di Sima Qian. L'imperatore Wu perseguiva politiche economiche innovative e si impegnava spesso in guerre di espansione territoriale. La maggior parte delle spedizioni militari dell'imperatore andarono a buon fine, altre no. Nel 99 a.C. l'imperatore Wu inviò il generale Li Ling a nord per combattere i nomadi Xiongnu. I soldati del generale Li Ling furono massacrati e questo fu costretto ad arrendersi. Successivamente si sparsero voci sulla dubbia affidabilità del generale, voci che raggiunsero lo stesso imperatore, il quale ordinò che tutti i membri della famiglia del generale Li Ling venissero uccisi e lo stesso generale venne condannato a morte. Sebbene non fosse un amico stretto del generale, Sima Qian parlò in sua difesa. L'imperatore condannò così a morte lo stesso Sima Qian. Dopo essere stato gettato in prigione, dovette sottoporsi al giudizio dei funzionari della legge, ma essendo Sima Qian un funzionario di alta carica, gli fu permesso di scegliere fra la condanna a morte e la castrazione. La famiglia del povero Sima Qian non aveva però abbastanza soldi per pagare la commutazione della pena. Nessun amico cortigiano si oppose alla decisione né cercò di difenderlo. Scelse quindi di essere condannato alla castrazione. Ma perché Sima Qian sceglie questa pena così dura? Non di certo per codardia, né tantomeno per paura della morte o per occuparsi della moglie e della figlia, ma piuttosto per avere la possibilità di terminare la propria opera. Sima Qian vuole infatti rifarsi ai grandi uomini del passato,
coloro che nei momenti di difficoltà sono stati in grado di produrre grandi cose. Pensiamo a Confucio con il Chunqiu, gli annali delle primavere e degli autunni, o allo statista e poeta Chu Yuan, bandito dalla corte a causa delle male lingue e autore del Li Sao, Incontro al dolore. Se la sua opera fosse stata, come poi è avvenuto, trasmessa ai posteri e fosse stata conosciuta ai più, lui non avrebbe avuto rimpianti rispetto alla sua dura scelta. Al giorno d'oggi potremmo dire che Sima Qian ha sicuramente realizzato la sua ambizione di essere ricordato dai posteri. Il suo Shiji è unanimemente apprezzato per il suo alto valore letterario e costituisce un must nel campo degli studi sulla Cina, oltre ad aver influenzato tutta la successiva letteratura cinese. La perseveranza di Sima Qian e la devozione al lavoro sono ancora oggi ammirate come un fulgido esempio di integrità accademica e di pietà filiale.